Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi vi propongo una preparazione, ma non la farò qua in cucina. Andrò negli studi di Chef per Passione. È una trasmissione, conduce Maria Teresa Ruta. Sono stato invitato giusto per far vedere, per portare una mia preparazione. La preparazione è, l'avete già vista forse un po' di tempo fa sul canale, è comunque una preparazione fresca, primaverile, estiva, insomma va bene proprio in questo periodo. È stata un'esperienza piuttosto bella. Sono andato a Genova, ho registrato a Genova, non ero abituato a tutto lo studio con il cameraman, l'audio, insomma è stata una bella esperienza, dai. Spero di aver fatto bella figura, vi lascio guardare il video e poi commentate sotto e mi dite poi se ho fatto bella figura o se posso tornarci oppure è meglio che non ci vada più. Va bene, vi lascio al video. Davide Fantinati, il nostro chef. Benvenuto Davide, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ti ho già presentato subito all'inizio perché quando hanno visto la fassona hanno detto ma ci sarà il Davide? Esatto. Eh sì, perché come dicevamo quest'anno facciamo una cucina molto orientata verso quello che è il nostro benessere, ma ognuno di noi sa qual è il proprio benessere. C'è chi dovrebbe mangiare meno carboidrati, c'è chi deve mangiare assolutamente pochissimi zuccheri, c'è chi invece non può mangiare le fibre. Pensa, sembra incredibile, uno dice mangia tanta verdura, no, perché magari c'è una persona che ha dei problemi di colite e quindi le fibre non vanno bene. Quindi ognuno di noi, non per la prova costume ma per star bene e ottimizzare ancora al meglio proprio le nostre energie, ha bisogno di un regime alimentare particolare. Io, se non mangio un pezzettino di carne, quella come bella fassona piemontese o anche di altre regioni straordinaria, io ogni tanto proprio sento il desiderio o delle cipolle o della carne. È una cosa che proprio come se fossi incinta, io ho le voglie. E allora oggi che cosa ci hai portato? Allora, in questo caso ho portato un pezzettino di fassona, scottona di fassona, che la scottona non è altro che una manza che non ha mai partorito, quindi di giovane età, ottima per fare una battuta al coltello, e la prepariamo in una maniera golosa. Golosa, mi piace moltissimo. Diciamo che sarebbe una tartare, ma non è una tartare, perché per esempio manca l'uovo, mancano tutta una serie di prodotti che fanno della tartare quella fassona alla francese, sì, chiamiamola così. Diciamo, come differenza fra la battuta al coltello e la tartare grosso modo è normalmente più macinata la carne, e invece questa qua viene proprio battuta al coltello e viene fatta a pezzettini più piccolini e un pochettino più robusta da mangiare. Benissimo, io mi sposto, ho preso anche il mio bel foglietto, così insieme leggiamo quelli che sono gli ingredienti per questa ricetta di nostro Davide Fantinati, che è la battuta al coltello golosa. Come avete visto, naturalmente 200 grammi di carne magra, dipende da quanti siete. Questa è una ricetta per... Adesso io preparerò una porzione, quindi basterà per una porzione. Per una porzione, 200 però è tanto, diciamo sì, che 100 grammi a persona, quindi diciamo per 4-6 persone regolatevi 400-600 grammi di carne magra, possibilmente magatello di scottona, 200 grammi di carne magra, se possibile magatello di scottona o girello di coscia, poi una confezione di capperi sottosale, una bottiglia di olio extravergine di oliva, però ce ne basterà un goccino ovviamente, una busta di taralli, 2 robiole da 100 grammi, un limone naturale, 2 bustine di pistacchio in granella, una confezione di erba cipollina e mezzo litro di latte fresco intero, sale e fino e pepe quanto vogliamo, ovviamente sì, è rigorosa, guarda, l'abbiamo proprio trascritta, anzi facciamo un applauso a tutti coloro che stanno dall'altra parte e lavorano alle grafiche, grazie. Andiamo, cominciamo, dimmi di cosa hai bisogno. Allora, io comincerei subito con il preparare la carne, così la condiamo con i pezzettini, quindi prendo il mio piattino, sì, ok? Naturalmente questo qua è più di 200 grammi, andremo a preparare una porzione o due adesso. Sì. Strada facendo vediamo. Allora, questo qua è il magatello, naturalmente è un muscolo di coscia molto magro e si presta molto bene proprio alla carne cruda, alla battuta al coltello o anche alla tartare macinata, diciamo. Quindi adesso io me ne vado a affettare un paio di fettine,
quelle che mi occorrono per farne una porzione o due e la vado a preparare a pezzettini. Questo qua lo torniamo a mettere da una parte. Quindi si fa prima a striscioline, Sì. in questa maniera. Se potete utilizzare un coltello con il tacco un pochino più altino, sarete più avvantaggiati a preparare. Il tacco è il fondo del coltello. Il tacco altino mi assomiglia al passo alpino. Esatto. Là su sulle montagne No, perché- c'è un passo alpino, oppure là sul coltello di Davide c'è il un tacco. tacco altino. Esatto. Vabbè, c'è punta e tacco naturalmente. Questo è tacco. Altino vuol dire Cioè, più spesso, perché quando andremo a più batterla spesso. sì, più alto. Più alto Esatto, così. esatto. Ok, altino così, questo è più altino. Sì, Ok. esatto. Va bene, abbiamo capito che cos'è il tacco altino. Bene. Che uno dice dove si trova? In Perù? Nelle Ande? Oggi si trova qua. Oggi si trova qua. Allora, dove prendi tutta questa simpatia? Tu dove sei? Allora, io sono di Modena. Beh. Sono nato a Modena, vivo a Modena, come lavoro ho un supermercato. Sì, è il supermercato e della mi Conad, occupo- diciamolo. Esatto, e mi occupo della gastronomia, della preparazione dei piatti. Però hai all'interno. anche un... Certo, come hobby ho un canale YouTube dove faccio le mie videoricette e ci sono tante varie preparazioni, anzi se volete guardare Ma certo, andiamo. basta Ovviamente. cercare Davide Fantinati Davide Fantinati. e lo trovate. Bene. Perfetto. Ok, ho fatto un po' di pubblicità, Promozione. grazie. Certo, ma ci mancherebbe. A questo punto, una volta tagliate a striscioline, la vado a fare a dadini naturalmente. Certo. Cercate di fare dei pezzettini il più piccolo possibile. Una volta passava l'arrotino, no? Ombrelli, rapinare coltelli. Adesso l'arrotino non passa più e quindi io ho uno strumento a casa, mi dimentico sempre di portarlo per affilare un pochino i coltelli. Insomma, i nostri, Davide, ti devi accontentare. Sì, facciamo con quello che abbiamo. Ah, bene. Ok. Ecco, volevo solo aggiungere che l'importante è tirare via se c'è del grasso o vedete che ci sono dei nervetti, perché poi dopo Certo. naturalmente Come abbiamo fatto noi, esatto. lo facciamo prontamente vedere. che poi mangiata cruda dà fastidio Dai, poi fatti vedere, sotto i denti, certo. quindi deve essere perfettamente Quindi queste magro. parti qui andate a toglierle. Magnifico, Esatto. perfetto. Quindi una volta fatta da dadini, adesso bisogna batterla con il coltello pian pianino, naturalmente. Andiamo a batterla in questa maniera fino a sminuzzarla in pezzettini più piccolini. Ecco il tacco altino che sembra cosa Esatto, serviva. per non picchiare le dita, le nocche. Esatto. Ok, ci serve poi una ciotola. Esatto, andremo poi a metterci dell'olio, del sale, andiamo a condirla, lo preparo subito così intanto rimane un po' sotto condimento e diventa anche un pochettino più saporita. Ecco, vedo che manca il limone, quindi non c'è una marinatura. No, il limone lo mettiamo solo come decorazione finale, Ok. con la grattugia la andremo a fare alla fine. Ok, mentre l'insalata cruda piemontese ci sono due tipi, c'è l'albese che è la carne sottilissima, tagliata sottile con un filo d'olio, chi vuole limone se no le scaglie di parmigiano, e poi invece c'è l'altra, la carne cruda in insalata, dove si prende la carne macinata, si schiaccia nel piatto, si mette l'olio, il sale e il limone e si lascia un pochino finché la carne da questo colore diventa molto più bianca, molto più chiara, e a quel punto sappiamo che è una carne marinata, ha una cottura da marinatura ed è la carne cruda piemontese. Si può mettere anche il filo d'olio al tartufo, insomma si possono fare tante varianti. Anche il tartufo. Anche il tartufo. Allora, Sì. passo tutto dentro una ciotolina, in questa maniera. Serve- Esatto, un cucchiaio, prendo l'olio. Sì, Naturalmente olio d'oliva, metteteci quello buono, certo. Questo abbiamo quello di Sapori e dintorni. fantastico questo qua. Quindi olio, È una eccellenza, no, del vostro supermercato. mettiamo un pizzico di sale, Sì. un po' di pepe, così. Poi ho preparato dei capperi dissalati, Sì. non ne occorrono tanti, però in mezzo alla carne mi piace sentire il Li hai gusto. lavati? Sì, li ho lavati perché erano Perfetto. proprio Sotto questi sale. qua sotto sale. Sì. Ecco, la differenza di quelli salati o quelli altri che trovate nei barattoli con un po' di acqua, ricordatevi che quelli lì hanno anche l'aceto dentro, quindi assolutamente in questo caso modificherebbero troppo il gusto. Prendete quelli salati, perché tra l'altro i capperi salati restano tantissimo sia fuori dal frigo che dentro il frigo, non c'è problema, e li dovete semplicemente togliere qualche minuto prima. Se avete pochissimo tempo, metteteli a bagno con un po' di
acqua tiepida, oppure li lavate semplicemente, giusto? Esatto, esatto. Allora vado a mettere dentro la mia carne, poi il quantitativo se vi piace. Non ha il proprio gusto. Esatto, io ne ho messo un pochettino e adesso vado a mescolare il tutto, guardo se ci ho messo abbastanza olio. Sì. Ecco qua. Ok. Si presenta bene. Sì. Ok. Questo qua la mettiamo un attimo da parte. Cosa ok? ti serve adesso fare adesso? Andrei a sbriciolare i taralli. Perfetto, io ti cambio Grazie. questo, ti do quello pulito. Quindi io uso i taralli, sono abbastanza gustosi, lo userò come base Sì. della mia preparazione. Si può usare qualsiasi tipo di cosa, dei grissini, I rubatà, esatto, anche. delle friselline. Sì. L'importante è batterli, se ho capito, no? Quindi... Li sbricioliamo grossolanamente così dentro la ciotola. E tu riesci a sbriciolarli grossolanamente? Sì, Sono duri, per me sono duri. così. Io ci andrei con Il pestello. il pestello. Mentre noi sbricioliamo, diamo la linea al nostro Mario in regia. E guardate, comunque lui è bravissimo. Si vede come sbriciola? Sì. Però anche tu fai. Sì, sono un po' durini. Sono un po' durini. No, ma Mia nonna mi ha insegnato un ottimo rimedio. Se non avete niente, pestello, eccetera, prendete una bella bottiglia, ok? Mettete i vostri. Aspetta, che la devo chiudere bene. Ok, mettete qua, fate così. Perfetto. E andate avanti. Sì. Ecco, e la bottiglia pregiatissima serve anche a questo. A fra pochissimo! E bentornati sempre a Chef per Passione, questa nuova straordinaria edizione dedicato a tutte le eccellenze dell'Italia. E oggi abbiamo con noi Davide Fantinati, grazie di essere qui. Grazie a voi di avermi Che invitato. ha anche un canale YouTube, che ha anche il suo aceto balsamico, perché tu sì. c'hai l'acetaia. ho Sì, scoperto. sì, volentieri, visto che ci tenevo a farti avere una bottiglia del mio aceto balsamico per me. tradizionale, è proprio personale, è un aceto che faccio io personalmente, ho proprio sul solaio le mie batterie di aceto. Wow. E è un aceto che ha 23 anni e viene da Modena, insomma dai tetti di Modena. Che bello! Spero ti piaccia. Io adoro l'aceto balsamico, poi figurarsi questo qui, 23 anni? 23 anni, sì. 23 è il mio numero fortunato, perché io sono nata di 23 ed è nella smorfia napoletana, insomma, sulle ciappe, le ciappette. Ok. E quindi dovrebbe essere la fortuna il numero 23. Fantastico, grazie. Figurati. Facciamo con il nostro Davide una battuta al coltello golosa. Stavi sbriciolando. Ho finito, sì, ho finito di sbriciolare I taralli. i miei taralli grossolanamente. Adesso, se posso andare avanti, vado a condirli Certo. con l'olio d'oliva, un pochettino. Servirà per tenerli legati quando andrò a formare la mia battuta al coltello. Un pizzichino di sale che gli dà sempre una marcia in più, e poi vado a mescolare il tutto. Ancora con le mani? Sì, Ok, sì, perfetto. si lavora con le mani. Perfetto, qui poi tu ti potrai lavare tranquillamente. Sì. E vediamo che prima invece il nostro Davide ha realizzato questa battuta, Sì. ok? Di fassona che è una carne giovane di una vacca o di una mucca, come vogliamo chiamarla, vacca di razza, di solito si dice di razza piemontese, e non soltanto, che non ha ancora partorito, diciamo. Abbiamo fatto quest'anno tante ricette vegane e vegetariane, però oggi ci mancava ovviamente un po' di carne, quindi abbiamo messo soltanto il sale, l'olio e i capperi. Sì, pepe E pepe, sì, e pepe, esatto. perfetto. Sì, condito un pochino prima di preparare Ok, tutto. questi altri elementi. Questi altri elementi serviranno per comporre la preparazione. Ok. Abbiamo della robiola, Sì. che vado ad aprire, e dovremo andare a creare una crema, quindi vado ad aprire Sì. proprio la robiola. Io utilizzo questo formaggio perché è molto saporito, molto buono, molto goloso. Lascio, Sì. ecco. Poi la robiola, insomma, è tipica anche piemontese, se vogliamo, no? Ci sono i vari tipi di robiole, diciamo di tutte le malghe, di tutte le Alpi. Abbiamo queste robiole che hanno un gusto, un profumo veramente unico e anche una cremosità particolare, no? Esatto. Molto molto piacevole. Molto. Dai. Che andrò a far diventare una crema, quindi Certo. utilizzo un goccino di latte, grazie, Tranquillo. un goccino di latte che ci servirà proprio per ammorbidirla ancora di più, e poi La lavori. la lavoro un po' con una forchetta.
proprio da dargli a creare una cremina. Andrò poi a metterci un po' di erba cipollina. Tolgo, ho lasciato la carta. Vai. Scusa. Ecco, guardate, vedete? Sì, Con sì. un goccino di latte ne aggiungiamo un altro pochettino per farla diventare un pochino più... Con la robiola si fa anche il brusque, che è invece di essere emiliana e piemontese, il brusque non è altro che la robiola con un po' di angostura, pensate, e ovviamente dell'olio al peperoncino molto forte e anche un pochino di peperoncino sfriato. Deve diventare piccante, ma la differenza del brusque lo fa proprio l'angostura. Allora, vado a metterci un po' di erba cipollina, bastano Certo. 4-5 fili. Sì, Adesso, sì. Ok, Quindi prendo questo qui. cosa vuoi? Questo qui va bene. Questo delle erbette. Sì, siamo perfetti. Vado proprio a fare dei... Poi a gusto, se volete potete anche non Certo. mettercela dentro. A me piace sentirla. La mettiamo dentro la robiola. Guardate, si sprigionano dei profumi qui Ah, sì. incredibili e nonostante non stiamo cucinando, stiamo soltanto facendo tutto a crudo. Quindi la vado a mettere dentro. Ecco, guardate. Proprio un pochino per dargli l'aroma. Certo, Non esagerate, poi la vado a mescolare all'interno della mia robiola. certo. C'è Ed è- ancora un prodotto che non abbiamo utilizzato e che è questo qui, e sono la granella di pistacchio. Quello lì andremo a mettere alla fine. Ah, ok, perfetto. Sopra a tutto... Top. Top. Brava, esatto. Ok. Ok, siamo pronti per comporre Comporre il nostro il piatto. nostro piatto. Ok, io ho scelto per te un piatto che mi ha regalato la nostra giovanissima chef Camilla, che ha voluto lasciare qui in ricordo suo, che è questo di Ardesia. Bellissimo, Eh. siamo perfetti. Ok, anzi, guarda, tanto componiamo a crudo, quindi mettiamo già il piatto rotante e siamo a posto. Vai pure. Ok, allora, coppa pasta, un pochettino altino, questo qua è alto 4 cm. Ok, andiamo a metterlo al centro se vogliamo Centro. proprio fare la preparazione. Vado a mettere così il cucchiaio, Certo. proprio il di sotto, come una cheesecake vado a prepararmi il fondo. Ah, ok, perfetto. Cerchiamo di pressare il più possibile e di pareggiarlo per fare una cosa esteticamente anche un po' bella, perché di solito subito la prima cosa è si mangia con gli occhi, Sì. quindi ecco, così direi che basta. Mia nonna diceva fai attenzione di non avere gli occhi più grandi della bocca. Quando ti servi prendene poco sempre di tutto, perché se ne prendi troppo poi magari non ti piace, non è come la cucino io, soprattutto quando viaggi, fai brutta figura a lasciare nel piatto, perché nel piatto non si deve mai lasciare nulla. Ti chiedo solo le capentola. Ce l'abbiamo? Certo, le capentole ne abbiamo 3. Ne avevamo 4. Ok, questo è piccolo, questo è grande, Questo qua, questo, perfetto. No, questo. questo qua grande mi Ok. piace. Ok, Bene. grazie. Allora, una volta messa diciamo la parte croccante sotto, Certo. Ah, andiamo con la parte morbida. esatto, Che bello. cerchiamo di fare una cosa abbastanza pari, Sì. Se poi si serve, possiamo schiacciare col cucchiaio. esatto, sì. E, il coppa pasta, prima di utilizzarlo, se ci date un'unta nel bordino, dopo verrà Meglio, meglio perché verrà un scivola, pochettino- esatto. un pochettino meglio Sì. la forma del... Oppure si può anche tenere in freezer. Diventa bello ghiacciato. Esatto, ecco, la Sì, porto sì, qua intanto. certo. E poi andiamo a metterci la ciccia. Come dicono i bimbi, la ciccia. Ovvio, stiamo accontentando anche tutti i carnivori all'ascolto oggi. E che sono tanti. Devo dire che Beh, qualcosa può cadere. sì, no, ma poi recuperiamo tutto. Perché noi il piatto poi facciamo. Io direi che basti. Sì, assolutamente. Wow, perfetto. Dopo poi se volete ne preparo uno un po' Per tutto la tutto troupe. lo staff. Ok, visto ok. che ce n'è. Lo lasci un pochino a montagnetta? Esatto, sì, leggero, soffice. non deve Soffice. essere Che deve... pressato. Ah, ok, proprio deve dare quest'idea di. morbidezza. Ok, Quella lì la mettiamo adesso, gliela possiamo mettere anche dopo. Ah. Adesso la parte più difficile. è vedere se sta in piedi il tutto.
Opla, che bello! Mamma mia, veramente sembra una cheesecake, come dicevi prima. Questo è un piatto goloso, fresco, estivo, Assolutamente. che propongo anche io nel mio negozio, che va a ruba. Va a ruba, certo, se li prepari già nella tua parte di salumeria, sicuramente le nostre... Faccio io? Sì. Beh, io non so come lo vuoi mettere. Ah no, soltanto un po' di decorazione, un po' di pistacchio, perché Certo. ultimamente il pistacchio è di moda proprio. Certo, poi è bello vederlo anche qui. Esatto, viene messo un po' dappertutto. Certo, il pistacchio di Bronte è un'altra eccellenza italiana importantissima, cioè, e quindi noi abbiamo nel nostro paese dei prodotti che sono uno migliore dell'altro. Io in questo piatto, scusate, ma sono vanitosa, ci devo mettere il pizzico di ruta e quindi vado a trovarlo qua. Vedi, c'ho i peperoncini. Devo dire che mangiato con un goccino di aceto balsamico come Sì, si deve. Sì, mettiamo il pizzico di ruta piccolino. Voilà. Voglio farlo stare dritto. Abbiamo ancora qualche secondo. Ricordiamo con i nostri amici gli ingredienti della ricetta di Davide Fantinariti. Eccola qua, la battuta di coltello golosa, 200 g di carne magra e poi una confezione di capperi sotto sale, che naturalmente dovete metterli a bagno, poi una bottiglia di olio, quanto basta, ne userete, ma che sia buono, mi raccomando, una busta di taralli, 2 robiole, un limone naturale, 2 bustine di pistacchio di granella, una confezione di erba cipollina e poi un po' di latte fresco intero, sale e pepe quanto basta, e con latte con il limone che cosa volevi fare? Grattugiarcelo un pochettino sopra, Esatto. dargli un colore giallino. Anche qua abbiamo grattugia piccolo, grattugia un pochino più grande, Piccola. piccola perché il piattino è piccolino, eccolo. Quindi vado, Vai. Limone naturale. Limone naturale, sì, l'abbiamo già lavato, tutte le cose che vedete lì le abbiamo già lavate, ovviamente, perché siano pronte all'uso. Ecco, guarda. Sì. Gli dà un po' di freschezza e anche un colore. Certo, e con Davide Fantinati abbiamo chiuso questa battuta di fassona golosa e veramente ti ringraziamo, soprattutto io ti ringrazio per questo prezioso aceto balsamico e io ti posso solo, guarda, regalare una piantina di ruta, va? Ok, così facciamo uno scambio equo, un Grazie. pizzico di ruta. Grazie. Per me è stato un piacere conoscerti, un onore perché... Grazie. Grazie dell'invito, spero che... Si aggiunge alla schiera dei nostri tanti bravissimi e unici chef, qui a Chef per Passione in questa nuova straordinaria edizione.